Carusi belli, oggi ricettuzza fenomenale. Andremo a fare insieme un pane, una pagnotta di pane, una vastedda di pane fatto con un misto di farina di semola di grano duro e farine di grani antichi, di milì e perciasacchi. Vi faccio vedere subito gli ingredienti che ho utilizzato e vi ricordo che li trovate tutti scritti giù nella descrizione del video. Adesso, siccome andiamo ad utilizzare farine ricche di fibre e di grani duri, quindi andiamo ad mettere all'interno della ciotola 100 g di farina di timilie di tipo 1 integrale, 100 g di perciasacchi e 300 g di farina di semola di rimacina. Andiamo a mescolare il tutto e andiamo ad inserire 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Mettiamo le farine in autolisi perché, essendo ricche di fibre, hanno bisogno un po' di tempo per idratarsi bene, altrimenti l'impasto ci verrà molle e non otterremo quello che vogliamo, ok? Un'oretta in autolisi, non dovete mescolare bene né impastare, dovete solo mescolare con un cucchiaio e formare questi grumi qua. Lasciate riposare l'impasto per un'ora e ci vediamo tra poco. Per chi non l'avesse mai utilizzato, le farine di grani antichi siciliani sono delle farine ottime, ricche di nutrienti, fatti di grani antichi che si coltivavano una volta nella nostra terra e che stanno tornando in vigore anche negli ultimi tempi. Abbiamo utilizzato la timilia integrale di tipo 1 dell'azienda Pellegrino e la percesacchi di tipo 2 anche dell'azienda Pellegrino, che è un'azienda raddusana, del quale vi lascio il link giù nella descrizione del video, carusi. Trascorsa un'oretta, la nostra farina ha avuto il tempo di idratarsi bene, andiamo a riprenderla di nuovo e andiamo ad unire. Se voi la toccate potete notare che è diventata più collosa, ok? Andiamo ad inserire al suo interno 115 g di licoli, ovvero lievito madre liquido, oppure 5 g di lievito di birra. Magari il lievito di birra scioglietelo in un pochino d'acqua. Quindi andiamo ad inserire anche 70 g di acqua e iniziamo ad impastare con le mani. Se lo fate con le mani o sia che impastate con le mani o con la planetaria, io vi consiglio di usare la planetaria perché è un'operazione lunghissima. Se non ce l'avete, carusi, accontentatevi. Dobbiamo impastare minimo per 15-20 minuti perché questo tipo di farine ricche di fibre hanno bisogno di un impastamento più lungo. Ora, siccome io sono vila e mi fanno male le spalle ad impastare tutto il tempo a mano, mi trasferisco nella planetaria e iniziamo ad impastare da subito a velocità 1, poi aumentiamo la velocità 2 e a metà impasto, diciamo dopo 10-12 minuti, andiamo ad inserire anche 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. L'olio lo vado ad aggiungere solo se cuocio il mio pane in un forno di casa, quindi l'olio ci aiuterà a colorare bene il pane, ok? È inutile dirvi che più buono è l'olio, più buone sono le farine, più buono è tutto e più buono vi viene il pane. Quindi io utilizzo il mio olio extravergine di oliva e quasi 2 minuti prima della fine vado ad aggiungere 13 g di sale. Io ho impastato in tutto 18 minuti e guardate come deve presentarsi il vostro impasto. Mi raccomando, deve essere così, altrimenti non mi viene il pane come è venuto a me. Ok? Quindi andiamo a trasferire il nostro impasto in una ciotola rettangolare, rotonda come ce l'avete. Lasciatelo riposare 2 minuti. Dopodiché, 2 minuti in modo di dire 15 minuti, dopodiché andiamo a fare, bagnandoci le mani con dell'acqua, delle pieghe slap and fold. All'inizio vi sembrerà più difficile, ma man mano il vostro impasto prenderà consistenza. Dobbiamo ripetere questa operazione a distanza di 30 minuti per 2-3 volte, ok?
Quindi dopo mezz'ora andate a riprendere il vostro impasto, vi bagnate le mani, andate a fare di nuovo queste pieghe slap and fold da tutti e 4 i lati, rigirando la ciotola così non vi riscordate il lato, coprite, lasciate riposare una mezz'oretta e poi ripetete l'operazione. Fatelo per 3 volte, ok? Dopodiché andremo a mettere il nostro impasto a riposare in frigorifero per tutta la notte. Quindi vi consiglio di preparare questo impasto la sera prima, magari iniziate verso le 6 e poi riponete l'impasto dopo le pieghe a distanza di mezz'ora in frigorifero. Adesso non vi confondete, io qua avevo ripetuto l'impasto perché nella prima fase di impasto non avevo registrato alcune scene, o meglio, le avevo registrate e non si erano registrate, quindi ho reimpastato, ma questa volta ho fatto doppia dose perché il pane era venuto troppo buono. Quindi in questo caso con doppia dose ho diviso l'impasto in due, vado a piegare l'impasto su se stesso eliminando la farina in eccesso, ovviamente così, e lo lascio lievitare un'oretta all'interno del forno. Ora o lo lasciate lungo o lo fate a forma di palla, fate come preferite. Dopodiché andiamo a riprendere il nostro impasto che ha lievitato e rifacciamo di nuovo delle pieghe, tutto ad unire l'impasto all'interno e a cucirlo così da formare una palla. Ecco, aiutatevi sempre con un po' di farina di semola, ma non troppa, carusi. Quindi andate a prendere dai lati e andatela ad unire al centro. Dopodiché andate a rigirare come sto facendo io. In questo modo andremo a dare aria e volume all'interno del nostro pane. Mi raccomando di cucire sempre bene i bordi del vostro pane. Dopodiché spolverizzate con pochissima farina e andate a fare lievitare ancora per un po'. Con il lievito madre, ragazzi, ovviamente i tempi di lievitazione sono un po' diversi. Dovete notare che il pane è bello in tensione ed è bello gonfio, ok? Mi raccomando, cucite bene, potete utilizzare i cestini di lievitazione oppure direttamente nella placca da forno. Ecco, vedete quanto è bella la nostra pagnotta? Come vedete si vede pure una bolla d'aria all'interno, quindi significa che è ben lievitato. Adesso con un tarocco vado a premere verso l'interno così che do ancora più tensione al mio pane. Vedete come faccio? Sembra aiutatovi con un goccino di farina. Andate a spolverizzare un po' di farina di semola sopra e con l'aiuto di un coltello affilato con una lama da barba, quella che utilizzo io è da barba ovviamente nuova, la utilizzo solo per il pane, vado a fare dei tagli. Io adesso ho fatto dei tagli poco incisi, ma quelli al centro, quando formate la croce, fatele più almeno 1 centimetro, perché così il pane vi sale di più in altezza. Io purtroppo ho fatto questi tagli che state vedendo qua molto poco sottili e quindi il pane mi si è aperto poi di sotto, però era comunque buono. Fate i disegni che più preferite, dopodiché lo andate a mettere in forno. Io non sono una brava disegnatrice, ma per fare questo tipo di disegno vi consiglio di andare a praticare una croce al centro del pane e poi andare a fare delle foglie ad ogni angolo di pane e poi questi taglietti così. Alla fine andate a soccare ancora meglio al centro la croce, così almeno di 1 centimetro. E guardate che carina la nostra vastiduzza, mi raccomando, i solchi centrali fatele più in fondo, almeno di 1 centimetro. Quindi adesso potete cuocere su pietra refrattaria oppure se non l'avete andate ad accendere il forno a 250 gradi, fate riscaldare la placca da forno al suo interno e una volta che il forno è arrivato a temperatura prendete la vostra placca da forno, tirate con la carta da forno il vostro pane in questo modo e andatelo ad abbassare di nuovo il forno a 200 gradi subito
inserendo un pentolino di acqua calda al suo interno. Cuocete per 45 minuti circa, ma se volete la crosta più croccante, 10 minuti prima della fine della cottura andate a mettere una carta stagnola tra lo sportello e il forno, così che esce l'umidità. E ve lo faccio vedere anche così durante la cottura. Vedete come si sta allargando lateralmente il pane? Questo perché non ho inciso bene i solchi fatti al centro, la croce, altrimenti si sarebbe aperto di più sopra e sarebbe gonfiato più in altezza. Comunque è un bel pane, è buono. Adesso vi faccio vedere, lo potete realizzare anche completamente di semola di rimacina. Vi faccio vedere anche come l'ho realizzato solo di semola di rimacina e come faccio i solchi più solcati, modo di dire. Vado a fare almeno 1 centimetro di taglio, ok ragazzi? In questo caso l'ho fatto solo di lato perché ho utilizzato il cestino di lievitazione, perché vedete questi cerchi di sopra. Il sistema è sempre quello di andare a preriscaldare la placca da forno. Ragazzi, se utilizzate solo semola di rimacina dovete mettere 30 grammi di acqua in meno, ok? E poi fare tutto lo stesso procedimento. Questo è il pane con le mie farine di grani antichi siciliani, super aromatico, rustico, buono, carosi davvero. Vi consiglio di provarle queste farine se non le avete provate. E questo è quello di solo semola. Ecco qua come il taglio ha inciso, se potete notare. Andando a fare un taglio di 1 centimetro di profondità, il pane si apre di più e anche l'effetto è molto più bello, devo dire. Ok, carusi? Quindi spero che la ricetta vi sia piaciuta. Vi consiglio di provare queste farine e di provare questo pane anche solo di semola. Se non avete la possibilità di utilizzare queste farine, vi lascio il taglio del pane di semola. Questo è quello che troverete all'interno del vostro pane se lo fate solo di semola di rimacina. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso abbraccio e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente solo se vi piacciono le mie ricette. Ciao carosi di Betty!